Dottor Navajo non era un libero professionista. Dopo morte la gente viene facile, molte mascalzone fanno diventare un figuro il morto. A me non mi piace. Sui morti si stende un velo di misericordia e quindi io sono tenuto, anche per rispetto ai morti, di dire bene del dottor Navajo. Quindi io cosa posso dire? Posso dire questo del dottor Navajo. Secondo lei chi l'ha ammazzato? Allora, questo, vedi, Era a suo parere era una brava persona? Ma no, questo lo può sapere lui, se era bravo, se non era bravo. Per quanto riguarda me, sì, era bravo. Poi le cose sue io non le so. Il 2 agosto 1944, Comayagni sta facendo il suo solito giro di perlustrazione. È una guardia campestre e con lui ci sono due colleghi, Pietro Splendido e Pietro Cortimiglia. Ormai è piena estate e il grano delle campagne corleonesi è stato quasi tutto mietuto da migliaia di braccianti agricoli, molti dei quali provenienti dai comuni della fascia costiera. La sola manodopera locale, infatti, non è sufficiente e si deve ricorrere a quella proveniente da fuori. All'improvviso si accorgono che due giovani stanno arraffando covoni di grano, caricandoli sui muli. «Fermi! Che fate?» gridano le guardie. Poi si avvicinano e li vedono in faccia. Sono Luciano Leggio e Vito Di Frisco. Alla vista degli agenti, Leggio non fa una piega. Si lascia arrestare e rimane in galera 3 mesi. Ad ottobre esce dal carcere in libertà provvisoria. Ma i volti delle guardie che l'hanno arrestato non li ha dimenticati. Ha un amico Lucianeddu, un coetaneo di nome Giovanni Pasqua. «Compà, gli sbirri che mi hanno arrestato non la devono passare liscia, a cominciare da quel calogero Comayagni, tuo vicino di casa». E insieme studiano un piano per levarselo di torno. L'occasione propizia sembra presentarsi la sera del 27 marzo 1945, 6 mesi dopo che la futura Primula Rossa è uscita dal carcere. Calogero Comayagni sta rientrando nella sua casa di via Sferlazzo, in pieno centro storico, quando si vede seguito da 2 uomini incappucciati. Accelera il passo, ma pure quelli accelerano il loro. Con uno scatto felino, la guardia giurata è svelta a guadagnare la porta di casa, cogliendo di sorpresa i 2 killer. Il giorno dopo, di prima mattina, Calogero Comayagni pulisce la stalla e poi esce di casa per andare a buttare gli escrementi animali nella vicina discarica. Fatti pochi passi, si accorge di aver dietro gli uomini della sera precedente. Si guarda intorno, vede il portone aperto della stalla di un vicino di casa. Prova a cercare il riparo, ma quello glielo chiude in faccia. Allora Comayagni capisce e prova a tornare precipitosamente a casa. Fa appena in tempo a bussare che uno dei 2 inseguitori gli spara addosso 2 colpi di pistola. La porta si apre e nonostante sia già ferito, l'uomo prova a salire i primi gradini. Viene raggiunto dai killer che gli puntano ancora addosso le loro armi. Comayagni si gira, guarda in faccia quello più vicino e lo riconosce. È Giovanni Pasqua. «Giovanni, che fai?» gli grida, ma quello gli scarica addosso altri colpi di pistola, ammazzandolo sul colpo. La guardia giurata ha 45 anni. La scena raccapricciante è vista anche dalla moglie e da Carmelo, il figlio più grande, che corre subito a prendere il fucile per sparare agli assassini del padre, ma viene fermato dalla madre, mentre i 2 killer si allontanano a passo svelto. Liborio Ansalone, comandante dei vigili urbani di Corleone, è una persona per bene, uno che si è sempre sforzato di fare il suo dovere. La sera del 13 settembre 1945 si sofferma in piazza, davanti al municipio, chiacchierando con qualche conoscente. Poi entra in un negozio a comprare del bicarbonato e lentamente, col pacco sotto braccio, si avvia verso casa, in piazza Nascé. All'improvviso si sente il crepitare di alcuni colpi di fucile. Ansalone cade supino al centro della piazza, accanto alla fontanella di ghisa, dalla quale continua a zampillare l'acqua. È stato colpito all'addome da 3 proiettili che l'hanno ucciso. Chi ha sparato al comandante dei vigili urbani di Corleone? E perché? Se lo chiedono i passanti che guardano quel corpo senza vita steso per terra. Ma più ancora se lo chiedono la polizia e i carabinieri. Non è facile trovare la risposta, perché Ansalone pare che non avesse alcun contrasto con nessuno.
Aveva 51 anni, era figlio dello storico segretario comunale, rimasto per circa 50 anni al vertice della burocrazia municipale. Da tempo era sposato, aveva avuto ben 6 figli, che però da qualche anno abitavano a Palermo insieme alla madre, per motivi di studio. In paese era rimasto solo lui con la figlia più grande. Dopo mesi di indagini a vuoto, il delitto viene archiviato come a carico di ignoti. Bisogna accontentarsi delle voci che circolano in paese. A quanto si dice, Ansalone ha pagato un conto molto lontano nel tempo. Un conto antico, datato 20 dicembre 1926, il giorno della famosa retata del prefetto Mori a Corleone. Fu alle prime luci dell'alba in quel giorno che l'allora giovane comandante dei vigili urbani aveva guidato i militari di Cesare Mori per le vie del paese, indicando una per una le abitazioni dei mafiosi da arrestare. Arduo spiegare che il comandante difficilmente avrebbe potuto sottrarsi all'ordine del superprefetto senza finire per primo in gabbia o al confino. Ma qualcuno è convinto che ci avesse goduto. Così questo qualcuno, in quei convulsi mesi del secondo dopoguerra, si rivolge a Don Michele Navarra, fresco capomafia di quel paese, per avere l'autorizzazione a saldare quel vecchio conto. Don Michele, evidentemente, non si fa pregare e dà il via libera per togliere di mezzo uno sbirro, che si era permesso di aiutare Cesare Mori contro i paesani. Nella Corleone degli anni 40, simili regolamenti di conti sono la norma. L'effetto complessivo di un sempre più fitto intreccio tra la mafia e la delinquenza comune è quello di istituire e rendere inattaccabile un vero e proprio regno del malaffare, nel quale la legalità coincide con il potere di Don Michele Navarra, un assetto organico dotato di una potenza criminale di tale pericolo che molti cittadini rinunciano per paura a denunciare i danni e i soprusi subiti. Ci risponde a patto di non essere riconosciuto. Senta, come mai tollerate voi che pochi uomini possano dominare l'intera situazione del vostro paese? Non li possiamo ribellare perché non abbiamo effettivamente un appoggio di un'autorità, perché altrimenti queste delinquenti che sono effettivamente nei boschi e che effettivamente sono la perdizione del popolo, avessimo stato già apocryfi anche noi a ribellarci anche. Questo è il dramma di Corleone, finché dureranno l'omertà e la paura. Una specie di ordinamento giuridico di fatto che riesce persino a provvedere a una ragionevole distribuzione sociale delle risorse del territorio, perché i proventi delittuosi servono sia alle spese d'organizzazione dell'associazione stessa, sia a determinare l'inizio di solide posizioni economiche. Tutto sommato il sistema non costituisce affatto una novità, dato che è una semplice riproduzione un po' aggiornata di quella tradizionale dell'onorata società. Quello che differenzia il caso di Corleone è il fatto che il supporto militare della cosca sia costituito non dai briganti tradizionali, ma da non meno brutali forze di delinquenti comuni, i Liggio, poi diventati Riina e Provenzano, che stanno cominciando a vantare una loro specifica modernità, avendo acquisito saperi e tecniche del gangsterismo americano tramite un superficiale accesso alla cultura criminale del grande Lucky Luciano, attraverso il suo uomo Vincent Collura. Sono le forme criminali con le quali si sta formando una nuova mafia che si sarebbe progressivamente distanziata dai tradizionali interessi agrari del latifondo. Per quanto il fatto possa apparire incredibile, nel regno navariano una gran parte della gente mostra di ritenersi beneficiaria di una vita bene ordinata, sopportabile, se non addirittura felice. Quando il padrino appare nelle vie del paese, gli si radunano intorno folle festose, che pendono dalle sue labbra e lo seguono in corteo, contendendosi i suoi gesti di benevolenza. Chiunque riceva da lui una parola di incoraggiamento, una pacca sulla spalla, l'accenno a un torvo sorriso, si sente molto più che benedetto. È considerato un grande onore riuscire a fargli accettare tangibili testimonianze di devozione, magari un caffè o un aperitivo nel bar della piazza. Molto più che un onore, diventa un'occasione di ineffabile intimità
ottenerne le prestazioni sanitarie, il che non risulta difficile perché Don Michele, oltre che medico condotto e libero professionista, è anche medico fiduciario dell'INAM con un massimale di assistiti mai detenuto da alcun altro collega, nonché direttore dell'ospedale, medico delle Ferrovie dello Stato, del preventorio antitubercolare e fiduciario e ispettore della mutua dei coltivatori diretti. Del resto, Navarra ha sempre considerato il suo primato in campo medico come un aspetto irrinunciabile della sua sovranità sul territorio. A tal punto che quando viene costruito a Corleone un nuovo ospedale, non essendo riuscito ad ottenerne la direzione, briga con successo per vietarne il funzionamento. E l'ospedale rimarrà inutilizzato per anni, ospitando i primi malati solo dopo la sua morte. In altri termini, per Don Michele, l'esercizio della professione medica non è solo un'attività di copertura, ma è un ministero importante del suo governo padrinale. Associando indivisibilmente la figura di medico a quello di capocosca, la gente di Corleone gli rende omaggio chiamandolo devotamente U Patri Nostru, il nostro padre. Tale paternità si estende senza soluzione di continuità dalla società alla politica, un terreno di relazioni tra campagna e città, sul quale il Navarra non fa eccezioni rispetto agli altri autentici padrini del suo tempo. Don Michele non uccide, fa uccidere, e neanche i suoi gregari maggiori si macchiano le mani di sangue. In cosa consistono le azioni delittuose? Furti, rapine, grassazioni, estorsioni, omicidi ed altri crimini di tutte le risme, dai quali il boss trae una cospicua percentuale, che in breve volger di tempo vale a creargli una cospicua fortuna ed un'ascesa non indifferente. Per quanto riguarda il suo rapporto con la politica, il Navarra è stato separatista e pertanto seguace del conte Tasca e di Finocchiaro Aprile nel primo dopoguerra. Poi, diligentemente, seguendo le evoluzioni del fronte mafioso, è diventato per qualche tempo liberal monarchico, infine democristiano. La sua tardiva conversione all'ADC, perfezionatasi nei primi anni 50, avrebbe prodotto nel circondario corleonese immediati effetti elettorali, più che sufficienti a spiegare le attenzioni e i riguardi di cui lo circondano numerosi notabili di livello nazionale, da Mattarella a Scelba. U Patri Nostru distribuisce con accortezza i suoi favori, badando a rafforzare il partito, l'ADC, che dà, ben più dei tradizionali partiti della destra, le maggiori garanzie per il successo della lotta al comunismo. In considerazione di tale attività politica del Navarra, le pubbliche autorità filogovernative avrebbero mostrato di apprezzare i metodi un po' sbrigativi di cui si avvale per indurre gli elettori a votare bene. Quando nutre dei dubbi circa la lealtà di qualche suo cliente, Don Michele preferisce non correre rischi e lo fa accompagnare da amici fidati direttamente nella cabina elettorale. Per attuare l'operazione, munisce l'elettore di un certificato medico che ne attesta lo stato di cecità. Si narra che nel corso della giornata elettorale del 5 giugno 53 si verifica a Corleone un'abnorme proliferazione di ciechi, tutti regolarmente muniti di certificato medico e di relativi accompagnatori di fiducia. Un temerario scrutatore dell'opposizione rivela con l'allarme il fenomeno, pretendendo immediate verifiche e minacciando di denunziare i brogli alle autorità competenti. Tempestivamente informato della cosa, Don Michele corre subito ai ripari. Si reca a Fulmineo al seggio elettorale, con la moglie sotto braccio. Entra nel locale, sbattendo fragorosamente la porta, e va a piazzarsi, accigliato e sprezzante, davanti all'urna delle schede. Sventola uno spiegazzato documento, da lui stesso redatto e sottoscritto, che certifica la cecità della moglie, e va dritto ad infilarsi con lei nella cabina. Nessuno osa fiatare. Come accadde spesso a molti padri, anche Don Michele si trova ad affrontare l'ingratitudine e l'insubordinazione di figli degeneri.
e alla fine ne sarà travolto. Tra i suoi degenerati, il peggiore è certamente quel Luciano Liggio, che egli ha, così per dire, raccolto per strada, facendolo diventare, appena ventenne, campiere di riguardo e poi imponendolo come gabellotto, un figlio adottivo, ovvero, con il linguaggio della mafia, un figlioccio, il quale, come già si è ricordato, alle tradizionali lezioni paterne ha preferito quelle seducenti e corruttrici del siculo americano Vincent Collura. Finché non si sente pienamente sicuro dei suoi mezzi, il figlioccio stringe i denti e ostenta la sua fedeltà al padrino, così da accreditarsi come uomo affidabile, seppure un po' scapestrato picciotto. È comunque insidiosa e poco controllabile la sua irrequietezza, alimentata da una crescente voglia di indipendenza. Oltre che capace di fronteggiare le insidie di famiglia, Don Michele deve mostrarsi all'altezza delle sue responsabilità di supremo protettore e gerarca dei latifondisti e dei gabellotti, minacciati da un imprevisto e imponente assalto di nemici espressi dal mondo povero della campagna, organizzati e guidati dai partiti della sinistra. A Corleone, il capo del movimento è un contadino socialista, trasformatosi con successo in sindacalista, Placido Rizzotto, l'erede di quel Bernardino Verro che ha guidato analoghe lotte nei primi del Novecento, ucciso proprio da un lontano parente del Navarra. Rizzotto viene condannato a morte dalla mafia navarriana per almeno 3 motivi. Primo, perché con una tenace azione del movimento contadino non si limita all'occupazione dimostrativa dei latifondi, delle terre incolte e mal coltivate, ma sferra un'offensiva contro l'intero assetto gerarchico degli interessi legati al latifondo. Secondo, perché sta conseguendo dei successi concreti a riprova dell'efficacia delle lotte organizzate. Terzo ed ultimo, non essendo un forestiero, ma egli stesso corleonese, destabilizza e minaccia dall'interno il sistema di omertà e sudditanze. Il contesto di forzoso consenso sociale su cui si reggono il potere della cosca mafiosa e l'autorità del padrinato navariano. Don Michele, crescendo di rango in politica, sta per diventare anche lui, a suo modo, un sindacalista, quale presidente, a Corleone, della Federazione dei Coltivatori Diretti. Contestualmente, ben al di là dell'orizzonte dei coltivatori diretti, tutela i privilegi agrari della zona, nella sua qualità di notabile e dirigente del Consorzio di Bonifica dell'Alto e Medio Belice di Corleone, l'organizzazione di proprietari sulla quale esercita un'influenza decisiva, in combutta con i suoi amici e colleghi di padrinato Genco Russo e Vanni Sacco. In un primo tempo vuole dare l'impressione di saper affrontare la cosiddetta emergenza rossa con la calma dei forti. Ufficialmente, avendo a cuore la giustizia, rimprovera soltanto le intemperanze degli scalmanati. Perché tanta foga nel dare disturbo a dei galantuomini? Perché tanti accessi? Non sarebbe stato più saggio discutere con calma? Lui, Don Michele, è un liberale, con idee democratiche. Il Rizzotto ha già fatto occupare un feudo agitando tutta quella selva minacciosa di bandiere? Ebbene, di contro, lui, il liberal democratico, girovagando per la piazza del paese, dopo il servizio all'ospedale, appare appena preoccupato e va però scuotendo il capo con monumentale solennità, imprescrutabile e inscalfibile. Rizzotto ne occupa un altro anche l'indomani? Lui invece si mostra paziente. Usa dire che dove la pioggia mi cade addosso, mi scivola. Qualcosa come a dire, a provocarmi mi fanno un baffo. Ma la sua è solo una sceneggiata, perché in realtà è tutt'altro che disposto a pazientare. E ha già dato ordini precisi alla cosca sul da farsi, dato che quella testa calda non accetta consigli e continua nella sua aperta sfida ai campieri e ai gabellotti, osando addirittura pretendere l'applicazione delle leggi dello Stato. Il da farsi, che è in concreto l'esecuzione di una condanna a morte, è fatta sull'imbrunire del 10 marzo 1948. Occorre
tra l'altro, dare al paese una lezione che non lasci dubbi in materia sull'ordine sociale, in prossimità soprattutto delle elezioni politiche fissate per il 18 del mese successivo. L'operazione è affidata a un comando guidato da Luciano Liggio, che è un killer spietato e forse ha anche dei conti personali da regolare con la vittima designata. Per esempio, la provocatoria occupazione dell'ex feudo Strasatto, non incolto e non mal coltivato, di cui lui era il gabellotto. I contadini lo hanno umiliato cacciandolo via dal feudo assieme al padre e al proprietario. Non contenti, i contadini hanno occupato simbolicamente anche il castello di Strasatto, issando sul bastione la bandiera rossa. Poi prendono gli aratri e mentre lontano Luciano Liggio pensa alla sua vendetta, i braccianti si mettono ad arare la terra per dimostrare che appartiene a chi la sa coltivare. Chi sta la situazione, Rizzotto? I cabellotti vogliono dividere un frumento, come dicono i all'antica. Ma la legge Gullo dà al padrone solo 2 quinti del raccolto e 2 quinti deve essere. Ma Rizzotto, tu mi consigliare a fare valere la legge. Non ti muovo lo sparo! Ma che ne volete? Non gridare, ti portavo da Liggio! Non gridare! Zitto! Zitto! Via, via! Nel piano repressivo dei grandi agrari collusi con la mafia, Placido Rizzotto è uno dei tanti sindacalisti uccisi da Cosa Nostra. Il trasporto del cadavere di Rizzotto origina uno dei casi più allucinanti della storia della mafia. È infatti presente il piccolo pastorello Giuseppe Letizia, di 13 anni, il quale torna a Corleone in preda a un violentissimo shock e inizia a fare il nome di una serie di individui che probabilmente hanno preso parte all'efferato omicidio di Rizzotto. Ma il pastorello parla troppo e dà fastidio con le sue dichiarazioni a molti potenti. Fatto sta che la sera stessa Giuseppe Letizia entra in cura presso il medico Navarra. La mattina dopo il pastorello è morto. Aiuto! No! No! No, mamma! Ah! Ah! Modo state! Modo No, state! no! Non parlare, state No! muto! Fermo! No! 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 Aiuto! State muto! Ah! Ah, no! No! Ah! No! No, mamma! M'ammazzano! No! Aiuto! No! 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 Il cadavere di Rizzotto sarà nascosto in una fossa profonda 70 metri. La magistratura, nonostante 2 confessioni, assolverà Luciano Liggio, uomo di Navarra, per mancanza di prove. Del Rizzotto, barbaramente trucidato, si sarebbero ritrovate soltanto le scarpe e poco di più, in una foiba alle pendici della Rocca Busambra, che rudemente sovrasta la campagna corleonese, il bosco della Ficuzza, l'antica tenuta di Caccia del Borbone. Intervistiamo Antonino Rizzotto, fratello della vittima. Tuo fratello dove è stato ritrovato? È stato sequestrato a Corleone e poi è stato ritrovato sulla Rocca Busama dentro Dove, una buca, lassù, verso quella parte. C'è una buca che c'erano tanti cadaveri, tante bovine buttate laggiù. E adesso la salma di tuo fratello dove si trova? Una parte si trova dentro la buca e una parte è alla Corte d'Assisi di Palermo. Senta, ci vuol parlare di suo fratello, di come è accaduto? Questo è meglio che ce ne parla mio padre. Il signor Carmelo Rizzotto è il padre del sindacalista Placido Rizzotto che fu ucciso tanti anni fa.
Senta, signor Rizzotto, ci vuole raccontare come hanno ucciso suo figlio? La sera erano 48 di marzo, l'hanno sequestrato. Nel suo dialetto chiuso e accorato, Carmelo Rizzotto racconta come suo figlio fu sequestrato nella piazza di Corleone dagli assassini, che lo costrinsero a seguirli fuori del paese e lo trascinarono sulla cima della Rocca Busambra, dove lo uccisero a colpi di pistola. Poi gettarono il cadavere dentro un crepaccio della montagna, profondo 60 metri. C'è una buca che è circa 60 metri di profondità. Ma lei in quei giorni come lo seppe che era veramente morto suo figlio? Chi gliel'ha detto? Dopo tempo si sa che furono assassini. Ho capito. Dopo 21 mesi lo sapevo. Dopo 21 mesi. Ma lei quel giorno soltanto ha immaginato che era morto? Immaginato che era morto. Perché non tornava? Non tornava più. Come tanti altri che qui a Corleone non tornano più. È così. Placido Rizzotto, lei come lo ricorda? Ma Rizzotto era amico mio, per esempio, contrariamente del dottor Navajo, perché noi eravamo giovani. Spesso io organizzavo le festicciole, mi piaceva ballare con gli altri ragazzi e lo invitavo. Veniva sempre. Queste festicciole che organizzavo io, lui il cognato che era un suonatore di contrabbasso, che suonava più volte mi portò in casa sua a ballare quando battezzavo qualche nipote. È assurdo questo discorso da me, e prendo un Rizzotto completamente fuori binario.